Il caso Skriniar, ma non solo. Siamo dentro le ore caldissime che portano alla chiusura del calciomercato invernale e da un momento all'altro possono accadere le cose più incredibili, come Joao Cancelo che all'improvviso, proprio in questi minuti, si trasferisce dal Manchester City in prestito al Bayern Monaco. Noi però ci occupiamo di Inter e inevitabilmente ci occupiamo in questo momento di Milan Skriniar, perché nel momento in cui sto registrando questo contenuto abbiamo saputo che l'Inter sta aspettando proprio in questi momenti l'ultimo rilancio da parte del PSG che vuole provare a prendere il difensore slovacco subito. Nel frattempo i dirigenti interisti quindi stanno lavorando per sostituire Skriniar e c'è una lista lunghissima di nomi di giocatori che vengono sondati, una lista alla quale di minuto in minuto continuano ad aggiungersi ipotesi, voci, sondaggi e non solo. Andiamo con ordine però e poi dopo aggiungeremo anche un altro paio di notizie relativamente anche ad altri nomi, non solo quindi a Milan Skriniar e lo facciamo insieme in questo contenuto di oggi. Quindi amiche ed amici passioni interisti, ben ritrovati, buon inizio di settimana a tutti voi. Che inizio di settimana, devo dire. Vi chiedo, se non lo avete ancora fatto, di lasciarci un bel mi piace e di iscrivervi al nostro canale. Oggi più che mai è importante iscriversi al canale, attivare le notifiche, attivare la campanella perché, come dicevo, sono ore roventi e da un momento all'altro la situazione può incendiarsi. Quindi noi su Passione Inter siamo prontissimi a collegarci con eventuali edizioni straordinarie, quindi andremo in diretta all'istante nel caso in cui dovessero esserci novità urgenti. Mi raccomando, quindi iscrivetevi e attivate la campanella. Che cosa sta succedendo quindi su Skriniar? Sui nostri canali trovate già tutti gli approfondimenti con la cronistoria, la mia opinione anche sulle varie colpe da distribuire in questo caso. Arriviamo a questo lunedì 30 gennaio con dei nuovi retroscena che arricchiscono ulteriormente il caso di dettagli. Nelle ore precedenti a Cremonese Inter, infatti, è emerso che Skriniar avrebbe confidato ad un compagno di squadra di aver già raggiunto un accordo col PSG. La dirigenza dell'Inter, secondo la Gazzetta dello Sport, quindi viene a sapere di questa comunicazione e la dirigenza stessa poi comunica a tutta la squadra prima della partita contro la Cremonese che Skriniar appunto ha già un accordo col PSG. Anche per questo poi immagino che i dirigenti abbiano preferito non rilasciare delle dichiarazioni pubbliche sia nel pre-partita che nel post partita di Cremona. La domenica poi successiva alla partita è stata infiammata, come sapete, dall'annuncio improvviso direttamente dalla Slovacchia, dove un portale locale prima riporta le dichiarazioni di Skriniar che annuncia la firma col PSG in attesa di un accordo tra le due società, poi arriva un dietrofront, una semi-smentita da parte del giocatore e il sito, quindi dopo qualche ora, corregge questo articolo, fa sparire le dichiarazioni di Skriniar, parla più genericamente di una trattativa in corso. Francamente trovo strano che un giornalista in Slovacchia si sia inventato totalmente delle dichiarazioni di Skriniar. Il mio sospetto è che il giornalista abbia effettivamente parlato con il giocatore, non ha ricevuto l'autorizzazione per pubblicare il virgolettato, ma le ha pubblicato lo stesso come intervista. È una cosa che purtroppo accade e poi c'è stata la rettifica dopo la richiesta, immagino, da parte del giocatore. Detto questo, ci interessa relativamente perché appare abbastanza evidente, secondo me, che Skriniar stia cercando in questo momento la rottura per andarsene subito. Era già evidente dal mio punto di vista dopo le dichiarazioni dell'agente Sistici durante Inter-Empoli, perché se l'agente avesse parlato, fosse andato in TV senza l'autorizzazione di Skriniar, io immagino che Skriniar il giorno dopo avrebbe dovuto licenziare immediatamente l'agente ed invece no, non c'è stato alcun passo pubblico né ufficiale da parte del giocatore, neanche una presa di posizione pubblica da parte di Skriniar in questo senso. Quindi è evidente che sta cercando la rottura per andare al PSG e per andarci subito e il PSG, come dicevo già sabato, ha bisogno di Skriniar subito perché tra i problemi di Kimpembe, Sergio Ramos un po' in calo, Marquinhos meno fenomenale del solito, diciamo così, Skriniar serve subito. Il tecnico Galtier, il tecnico della squadra francese, ha annunciato intanto che arriveranno 1 o 2 giocatori nel corso delle ultime ore del mercato. Uno probabilmente è un attaccante esterno, l'altro potrebbe essere proprio Skriniar appunto. All'Inter il PSG ha formulato una prima offerta da circa 10 milioni di euro, offerta che l'Inter ritiene bassa, ne chiede 20 ma forse anche 25 da quello che sappiamo noi, ed è una cifra che secondo i quotidiani francesi i parigini non possono offrire perché bloccati dai paletti del fair play finanziario.
questa è la linea che passa dalla Francia. In questo lunedì pomeriggio quindi si attende l'ultimo rilancio decisivo che potrebbe non raggiungere i 20-25 milioni chiesti dall'Inter, potrebbe arrivare attorno ai 15, magari aggiungendo anche qualche bonus. A quel punto però ecco sembra che per poter far rientrare tutto nei conti di un'operazione che era stata già impacchettata, potrebbe esserci un piccolo taglio tra le commissioni e gli accordi vari tra il PSG e Skriniar, che però firmando prima il contratto con 6 mesi d'anticipo avrebbe un aumento di ingaggio immediato anziché tra 6 mesi, quindi la quadra più o meno la trovano, ma questo non ci interessa. A noi interessa l'Inter che ha annusato che il PSG vuole spingere forte per averlo subito e quindi sta valutando seriamente delle piste per sostituire Skriniar immediatamente. Anche perché, come ho già detto durante Inter-Empoli, per me non è più possibile tenere Skriniar in rosa fino a fine stagione e far finta di niente. Anche tenerlo per mandarlo in tribuna non ha alcun senso, al di là del fatto che è rischioso anche legalmente. Lo ritengo abbastanza impossibile tenere Skriniar in rosa fino a fine stagione. Anche se la Gazzetta dello Sport e altri quotidiani ipotizzano che se non si troverà l'accordo tra le due società in queste ore, Skriniar rimarrebbe fino a giugno, giocherebbe, ma senza fascia di capitano che slitterebbe quindi a Lautaro Martinez quando non ci sono Andanovic, D'Ambrosio e Brozovic. Ci mancherebbe pure di ridare ecco, la fascia di capitano a Skriniar. Per me va venduto immediatamente e basta. Sui sostituti, però, stanno spuntando tantissimi nomi in queste ore. Vi sembrerà strano, molti vi sembreranno inventati, sicuramente una componente di fantasia in alcuni portali, siti e testate ci sarà, però è abbastanza normale in realtà che spuntino tanti nomi. Dico abbastanza perché giustamente l'Inter, visto anche l'esempio Cancelo che facevo all'inizio, cerca di capire se possono aprirsi in queste ore degli spiragli che in altri momenti sembrerebbero improbabili. Se non provi a contattare società e agenti vari in queste ore in cui tante cose si muovono in fretta, non puoi cogliere delle opportunità, anche perché di casi Skriniar altrove ce ne sono di simili, tanti di giocatori in rotta, fuori dai piani, eccetera, eccetera. Quindi qualcosa anche di impensabile può muoversi in queste ore. Quindi tanti contatti esplorativi sono inevitabili. Allo stesso tempo la situazione Skriniar secondo me era nota già da qualche giorno, quindi pensavo che potesse esserci un sostituto già pronto. Anche se da quello che so e vi dicevo la scorsa settimana, un profilo principale, chiamiamolo così, Marotta e Ausilio lo hanno già prenotato, uno straniero probabilmente dall'estero che a questo punto immagino sia stato bloccato per l'estate. Quali sono invece i nomi che stanno circolando per l'immediato, per chiudere questa stagione? Dalla Francia arrivano conferme sul fatto che il Lille avrebbe rifiutato un'offerta per il portoghese Thiago Jalot. Dall'Inghilterra invece è tornato a circolare il nome di Lindelof, svedese del Manchester United, che l'Inter aveva cercato già ai tempi del Benfica e non solo. Quasi sicuramente però rimarrà al Manchester United e ci rimarrà insieme ad Harry Maguire, quello che è stato un tempo il difensore più costoso del mondo. Secondo il Daily Mail, tabloid inglese, sarebbe stato contattato anche Harry Maguire dall'Inter per un prestito fino al termine della stagione, ma lo stesso giocatore vorrebbe rimanere a Manchester fino a giugno per poi prendere una decisione definitiva. Si è parlato di Lukeba del Lione che però non sembra più particolarmente caldo, si è riparlato di Tanganga del Tottenham, ne avevamo parlato anche in estate, Cialoba del Chelsea che però sta giocando con continuità e quindi è piuttosto difficile. È rispuntato Kehrer che si è trasferito dal PSG al West Ham la scorsa estate, eppure non dispiace, quindi teniamolo d'occhio. Io poi ho un altro nome che terrei d'occhio, ne ho parlato nel club di Passione Inter, ma ne riparleremo se diventerà caldo in queste ore. In Italia Scalvini lo vedo abbastanza improbabile, così come Smalling, che non è propriamente un sostituto di Skriniar per caratteristiche. Becao piace sicuramente, io ho il timore che ci sia una forte concorrenza da parte del Napoli per l'estate. Ci sarebbe stato in queste ore anche un nuovo sondaggio con l'Atalanta per Demiral, che è stato contattato con un'ipotesi iniziale di prestito per poi eventualmente riscattarlo in estate. Per me Demiral sarebbe un buonissimo colpo. Mi piace, bisogna vedere l'Atalanta che cosa decide di fare. Tantissimi nomi comunque, nelle prossime ore ne sapremo di più in diretta sui nostri canali, vi aspettiamo e vi diremo tutto. Nel frattempo vi dicevo poi
velocemente anche altre notizie, perché queste ultime ore possono essere ricche di sorprese per quello che sta succedendo in ambito internazionale. Il Tottenham, ad esempio, che ha sotto contratto Tanganga, di cui parlavamo prima, difensore che piace all'Inter, stava per acquistare il Tottenham Pedro Porro dallo Sporting, un esterno destro. La trattativa però si è complicata e allora occhio, perché a Londra hanno sempre nel mirino, è sempre piaciuto anche il nostro Dumfries, che in teoria è stato tolto dal mercato in questo momento, ma gli inglesi hanno tanti soldi, possono spendere tanto, quindi attenzione. Dal mio punto di vista dico che però sostituire sia Skriniar che Dumfries, quindi tutta la corsia di destra nelle ultime 24 ore circa del mercato invernale, non sarebbe un colpo semplice da assorbire per l'Inter. Infine, la settimana scorsa vi parlavo di 8 casi in sospeso all'Inter per il mercato di gennaio, da Skriniar, Dumfries, eccetera, eccetera. Tra questi c'era anche D'Albert. Per il momento su D'Albert, che è rientrato dall'infortunio, non si sta muovendo nulla di particolare, però attenzione perché il mercato in alcuni stati chiude tra un po'. In Brasile, per esempio, chiude ad aprile, in Argentina, se non sbaglio, attorno alla metà di febbraio, 19 febbraio. Altri campionati, diciamo, esotici hanno anche altre scadenze, quindi non credo che comunque D'Albert chiuderà la stagione all'Inter nel caso in cui comunque non dovesse trovare una nuova sistemazione in queste ultime 24-48 ore. Questo è un punto della situazione, quindi a metà di questa frenetica giornata di lunedì 30 gennaio, in attesa delle ore più calde, quelle che abbiamo di fronte. Nel frattempo io vi invito quindi a seguirci nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club, per sostenerci e per restare in contatto stretto con noi durante queste ore, e non solo. Vi lascio anche un altro approfondimento con tutta la cronistoria del caso Skriniar e alcune mie opinioni sul tema in descrizione per chi ci ascolta in podcast. Su YouTube invece vi basta cliccare proprio qui.